d'inverno vengo io ad abitare qua. No, perché siete proprio isolati, fuori. Sì. Colazione alla grande panoramica fatta e quindi sono pronto. Oggi vi porto a vedere i percorsi occitani, quindi un percorso di trekking a piedi, anche perché ieri ero troppo gasato, ieri mi sono esaltato ed è finita così. Andiamo! Già che si chiama Albirrone mi suona bene, eh? Mi raccomando, seguite i cartelli, io ho anche una traccia GPX. Siamo partiti ragazzi, stiamo salendo verso il Monte Birrone, è un percorso di 13 km. La prima parte è quella dove si sale di più e vi spiego questi, un po' di ragnatele, vi spiego questi percorsi occitani. È un percorso studiato per gli amanti del trekking con 14 tappe di circa 180 km e ovviamente in una di queste tappe potete poi fare altre attività. E in più, una cosa molto interessante, c'è lo Sherpa bus, cioè il bus che risposta i bagagli da una tappa all'altra, perché va bene fare fatica, però siamo completamente all'ombra qua ragazzi. Ho il vizio di dire ragazzi, questi sono dei mulini, delle case abbandonate e qua prima c'era dentro un cerbiatto che appena sono arrivato è scappato via. La prima parte direi che è abbastanza impegnativa, si sale abbastanza velocemente, quindi ci vuole un po' di fiato, però ossigeno puro. Poi il cerbiatto di prima. Quello che non può mai mancare è il bere. Io i miei 5 litri nello zaino ce li ho. La prima parte è veramente tosta, più di quello che mi immaginavo sinceramente, però sopra mi aspetta un grande panorama, quindi forza. Come vedete la pendenza è questa. Andiamo dai! Dai, gli ultimi metri e abbiamo agganciato l'anello e qui ok, si va. L'immagine sarà anche mossa, ma fatica, Ecco, vedete, noi siamo arrivati in questo punto qui. Adesso facciamo questo percorso ad anello con la strada dei Cannoni, il Monte Birrone e poi torniamo di qua. E poi riprendendo giù da qui scendiamo. La discesa dovrebbe essere molto meno ripida perché è tutta zig-zag, quindi è più facile. Adesso il sentiero è tutto in costa, quindi te lo godi veramente. È bello, adesso è bello, veramente bello. Da qui si ricomincia però a risalire un po' più rapidamente, anzi, vabbè, non me l'aspettavo, facciamo questo ulteriore sforzo. Su dai! Beh, qui si sale ma non si sale molto rapidamente come prima, quindi è qualcosa di molto fattibile. Arriviamo fino al Col di Melle, se il nome l'ho detto giusto.
Vedete, prima stavo facendo quella strada lì, che però mi porta un po' fuori rotta, la lunga di un bel po', è la strada delle Cannoni, quindi ho seguito il file GPX che mi porta direttamente su a 1800 metri. Dai, 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 corsetta finale. C'è un po' di nuvole basse qui. Adesso saliamo fino al Monte Birrone, che è là a 2100 metri, però come vedete il sentiero è comodo per adesso. Sta anche venendo un certo languorino, freschetto, giacchetta ci vuole, antivento. Ciao belli! Quanto è bella la montagna! Dai, facciamo una corsetta senza ammazzarci però. Vabbè, basta corsetta. Dai, su, cerchiamo di prendere il pezzo più semplice. Qua i colori cambiano continuamente, nuvolo, sole, nuvolo, sole. Scusate il fiatone, ma le immagini mosse, ma siamo in azione. Ed eccoci, penso in cima. Ah no, c'è ancora un pezzo. Qui il nulla. Raggio, raggio. Dai, gli ultimi passi e poi siamo lì e pianto le tende. Occhio non ammazzarmi però. Però un mezzo panozzo ci sta, Ecco, una presenza umana. Buondì. Buongiorno. Ma c'è il sole. Ci siamo quasi. Si intravede la cima. Ma guardate che bello, metà nella nebbia, metà scoperto. Una cosa particolare oggi, però dai.
Orox mi dice che sono a 2068 metri, quindi praticamente ci siamo, perché è a 2100. Siamo arrivati in cima, eccolo qui, Monte Birrone, ci vorrebbe una birra, Stupendo. Io non ti conosco, non ti ho conosciuto, ma ti mando un grosso saluto ovunque tu sia. Ciao Tullio. Il trekking per me è una novità, però questa valle è veramente una valle per il trekking, per la mountain bike, è una valle per un turismo slow. Non ci sono impianti sciistici, quindi prendetevi il vostro tempo e godetevela. Strumenti indispensabili per me per queste escursioni sono una power bank almeno da 10.000 ampere e poi una sacca idrica. Io ho quella della Camelback che trovate facilmente su Amazon, sotto avete il link, di 2 litri che vi permette di tenere in temperatura per un po' di ore i liquidi e poi di bere regolarmente pian piano, quindi non come una bottiglia normale dove bevete molto più velocemente. Allora, abbiamo abbandonato il Monte Legnone che è alle nostre spalle, si comincia a scendere, non c'è un vero e proprio sentiero qui all'inizio, quindi è un pratone con dei sassi e bisogna un po' stare un po' attenti dove si mettono i piedi. Che piante sono queste secondo voi? È infido sto pezzo perché è tutto prato, si scende ma si affonda molto nell'erba e quindi bisogna stare attenti dove si mette i piedi per non rischiare le storte. Vai, giù con calma, senza ribaltarci. Da qui invece si scende belli tranquilli e arriviamo fra un po' al sentiero dei Cannoni, se non sbaglio, però vediamo, seguiamo la mappa. Eccoci, però attenzione alla corrente. Allora ragazzuoli, siamo arrivati sul sentiero, adesso si torna a casa, al campo della Quercia. A sinistra è il sentiero dei Cannoni e si ritorna dove ero salito prima con difficoltà. Io vado a destra, è più lunga, si scende a zig-zag, però ce la facciamo tranquillamente. E poi un birrozzo ci vuole. E pian piano ce ne scendiamo giù per questi, saranno 5 km. Beh, alla fine diciamo che questo percorso volge al termine. Cosa vi posso dire? In questo momento vorrei una bella mountain bike per scendere giù. È un bello, mi è piaciuto, ci vuole un po' di preparazione fisica. Se avete problemi alle articolazioni, no, non ve lo consiglio. Scarpe adatte soprattutto e forza di volontà. Qui siamo quasi arrivati al borgo di Chesta e beh, non potevo non fermarmi qui per farmi vedere questo tratto di bosco magnifico proprio a pieni polmoni.
quanto pare forse qualcuno ci vive qua. Eh sì, se qualcuno ci coltiva l'insalata. Vedete quel signore lì dietro di me, ci ho parlato? Lui sta dando sale e aceto per far morire l'erba sui sentieri, cosa che in molti comuni italiani non fanno perché abbiamo dei marciapiedi. Cosa fai? Vuoi venire con me? Andiamo al campo della quercia? Una birra insieme? Eh? Sì, andiamo, dai. Miau miau, sì, miau miau. Ti chiamerò Pallo, come il luogo dove ti ho trovato. Cosa fai? Ti sei stufato di seguirmi? Pallo? Si è stufato. Allora ti saluto, ciao Pallo. Dopo una giornata del genere, qua bisogna rifocillarsi.